Allora, bel mondiale. Ancelotti sta riuscendo in un'impresa non semplice, unire la filosofia brasiliana, il gusto estetico, l'art pour l'art dei brasiliani con la sagacia, la tattica, la conoscenza dei tempi degli italiani, anzi dico di più, della tradizione italo-alemanna e per derivazione direi europea. Forza Carletto, tutto lo stadio vuole che tolga Casemiro, lui lo lascia perché i campioni non si tolgono e segna, tutto lo stadio si stupisce che Martinelli entri, gioca bene e fa un gran gol. La mia finale è Francia-Brasile, forza Carletto, perché se il Brasile porterà a casa il risultato, un po' sarà merito anche nostro. Detto questo, però, sottolineo un altro aspetto: questo è un mondiale molto equilibrato, molto mondiale, dove c'è una crescita generale del sistema calcio, le africane, le asiatiche, le americane, partite molto equilibrate, molto tirate, molto rispettose, tatticamente tutte molto ben giocate. Quindi non mi stupirei se ci fosse qualche sorpresa. Cito quelle che insomma ritengo mi farebbero più piacere: la Croazia, per dirne una, ma non mi stupirei neanche della Colombia, del Messico, se arrivassero diciamo in là nel percorso, o anche l'ottima Svizzera, che è un bel centravanti del mio amico chef Francesco, che saluto. Questa è la rappresentazione della capacità, secondo me, del calcio di unire culture, non di omologare in maniera piatta, ma diciamo di far crescere il mondo in maniera rispettosa, no? Come dire, impastando linguaggi e culture, ma creando anche una serie di saperi collettivi, diciamo mondiali. Ecco, questo è un po' dedicato anche a quelli che esaltano sempre, come dire, come risposta un po' alla crisi del calcio, per dire italiano, nazionale in generale, l'esaltazione, la chiusura delle barriere, no? In Italia si deve far tornare a giocare gli italiani, no? L'italianità. Non è questa la risposta, ma soprattutto non è questa la forza della filosofia italiana, che sta proprio in un altro aspetto, che è quello che ho appena spiegato poc'anzi. Detto questo, però, allo stesso tempo, in maniera non contraddittoria secondo me, allo stesso tempo il sapere, il know-how delle europee, delle grandi tradizioni mondiali, il Brasile, l'Argentina, la Germania, l'Italia, la Francia, la Spagna, insomma il Belgio, l'Olanda, eccetera, non è facilmente recuperabile così velocemente nel corso di qualche decennio. Perché? Perché il sapere è frutto appunto della storia che mastica la storia, e quindi alla fine è un po' questo tra le righe la spiegazione del fatto, ad esempio, che ieri il Belgio batta uno splendido Senegal, ed è anche, secondo me, lo stesso motivo per cui ritengo probabile che la Francia possa battere il Marocco. La Francia piuttosto potrebbe entrare in difficoltà con altri tipi di nazionali. E quindi diciamo che la tradizione europea e delle grandi nazionali, Brasile, Argentina, proprio perché è fatto di una conoscenza acquisita da lungo tempo, non è facilmente scalfibile. Però allo stesso tempo non credo che manchi molto perché, ad esempio, un'africana possa vincere il mondiale. Tra qualche edizione, diciamo, sicuramente capiterà, e sarà sicuramente una buona notizia.